Salve a tutti, sul banco abbiamo un Philips N2234, l'anno di produzione dovrebbe essere i primi anni 80, più precisamente 1982. L'ho visto a un mercatino dell'antiquariato e l'ho preso. L'ho collegato e non funziona. Qualsiasi tasto io prema, la meccanica sembra funzionare regolarmente, non ha inceppamenti e tutto quanto, però diciamo il registratore non parte, quindi molto probabilmente c'è un problema all'alimentatore. In più, se lo muovo sento un qualcosa dentro, quindi non mi rimane che intanto smontarlo e poi alimentarlo con una fonte esterna a bassa tensione per vedere se magari il trasformatore è bruciato o c'è un problema di alimentazione o c'è altro. Questo è il cavo del microfono. Ok, sembra essere in ottime condizioni, a parte un po' di polvere, ma quella è normale. Adesso provo ad alimentarlo con una fonte esterna e vediamo, bypassando il trasformatore, quindi l'alimentatore, e vediamo cosa succede. Ok, posizionato l'alimentatore, 9 volt, monta 6 pile che formano una batteria da 9 volt, ma anche con l'alimentazione esterna il registratore non parte, quindi a questo punto potrebbe essere più grave di quello che è. Smonto tutto e vediamo cosa esce fuori. Per praticità dissaldo il microfono, l'altoparlante. Ok, ce ne metterò uno provvisorio in modo che posso lavorare direttamente sul circuito. Ok, la prima cosa che faccio è verificare che il micro switch che abilita l'alimentazione funzioni. In questo caso è aperto. Se premo qualsiasi tasto, per esempio il tasto play, il micro switch funziona perfettamente, quindi la cosa è ancora più complessa. Naturalmente c'è anche la cinghia da cambiare perché è molto lenta, ma questa non è una sorpresa. Seguendo bene il circuito dello switch ho visto una saldatura staccata, quindi se sono fortunato molto probabilmente il mancato funzionamento è ridotto solo a questo filo staccato. Adesso lo risaldo e vediamo se funziona. Infatti ecco qui il filo dello switch, possiamo notare che è staccato. Perfetto. Provo a rialimentare il tutto. E funziona bene, quindi fino adesso siamo stati fortunati. Provo a inserire una cassetta. Allora, le cinghie sono da cambiare, questo è poco ma sicuro, ma già l'avevo visto in precedenza, perché indietro non va, avanti non va. Ok, andiamo per gradi, cambio prima le cinghie. Effettivamente ha perso di elasticità. Ne ho trovata una leggermente più piccola, adesso la provo. Qualora dovesse essere troppo tesa, comunque la ordino, ma intanto inserisco questa per prova.
Come avete notato inizialmente, lo sportelletto della cassetta si apre velocemente, e questo perché l'ingranaggio ammortizzatore si è rotto. Infatti è spezzato qui. Sarebbe molto comodo avere una stampante 3D che non ho, proverò a incollarlo e vediamo se posso recuperarlo. È spezzato. Come soluzione ho, visto che non posso riparare quel perno e qualora lo facessi durerebbe pochissimo, ho preso una vite, l'ho tagliata, entra perfettamente nella sede, intorno alla stessa ho messo una guaina termorestringente e infilo la corona. Ora la inserisco, ci va perfettamente, blocco il tutto con un po' di colla a caldo, stando attento a non andare sulla corona, e non sarà come l'originale e lo sportelletto non uscirà lentamente, ma sicuramente non uscirà di scatto come lo era prima. Questo è il modo migliore per poter riparare un ingranaggio del genere, quindi funziona. Quindi è ammortizzato, non è perfetto, ma molto meglio di come era prima. Bene, ho risaldato l'altoparlante, mando indietro la cassetta, l'autostop funziona perfettamente, faccio play. Ok, si sente, ma abbasso per il copyright. Ok, do una pulita alla testina. Perfetto, già è cambiato. La velocità è troppo alta. Perfetto. La bocchetta di areazione ha praticamente il filtro, la retina rovinata, come si vede chiaramente. Per ripararla ho realizzato, tagliando una mascherina, una nuova tela e la sovrappongo a quella già esistente. Ok, quindi in modo che comunque il circuito prenda aria, ma nello stesso tempo che non entri polvere all'interno. Ok, adesso regolo la velocità di scorrimento del nastro, cassetta con tono 1 kHz e sull'oscilloscopio mi deve segnare comunque 1 kHz. Bene, ci siamo anche come velocità di scorrimento, siamo 1 kHz o leggermente superiore. Prima di richiudere non faccio altro che risaldare i cavi del microfono . Restauro e piccola riparazione effettuati, ho anche smagnetizzato la testina, ho regolato bene l'azimut, va indietro perfettamente, non sforza, va avanti bene e riproduce le cassette. Ho fatto anche una prova di registrazione. Bene, sono contento di aver recuperato per pochi euro, ripristinato questo registratore che mi fa tornare ai tempi della mia adolescenza, quando ascoltavo le musicassette con i primi registratori economici che acquistavo. Un saluto a tutti da Mr. Volt.